Ciao a tutti! Oggi vi parlerò e vi mostrerò come si fa a accendere una stufa dall'alto, la cosiddetta e famosa oramai accensione dall'alto. Prima di iniziare, vediamo qui, consiglio a tutti, tranne agli astemi, di bersi un bel bicchiere di vino. Visto che questa è la prima accensione, secondo me ci può stare. Cin cin e buon inverno a tutti. Adesso iniziamo a mettere la legna come si deve, togliendo la bottiglia, giustamente. Ok, bevuto il goccino di rosso, iniziamo. Allora, la cosa fondamentale è di non mettere i pezzi, quelli giganti, da qualche chilo sotto. Quelli li potremo usare solo una volta che la stufa è ben avviata. Quindi metteremo dei pezzi di media dimensione, lasciando un pochino di spazio tra uno e l'altro. Ok, poi quale mettiamo? Questo bel pezzettino qua, lo incastriamo così, mettiamo di qua, ci mettiamo quello più piccolo, che si parte sempre dai pezzi grandi sotto, andando in alto con quelli un po' più piccolini, altrimenti non riusciremo mai ad accenderla. Ok, mettiamo anche questo, che sarà circa un 8 cm 9 di diametro, lo mettiamo di là così, eccolo lì, che poi piano piano si avvierà. Vabbè, dai, come prima accensione mettiamo anche questo piccolino, lo mettiamo qua. Dopodiché cosa facciamo? Ci mettiamo dei legnettini piccolini per aiutare l'accensione, altrimenti la vedo, io uso pezzettini di legno, questi così, ok, ok, va più che bene così. Ci sono un altro paio di pezzettini, molto bene. Poi abbiamo i nostri amici che ci aiuteranno ad accenderla. Bene, questo è il risultato che otterremo una volta posizionata la legna. Adesso appoggio il telefono da qualche parte e accenderemo. Ecco posizionata la camera. Allora prendiamo, ci aiutiamo un attimino senza andare a bruciarci. E lo posizioniamo. Ci aiutiamo con quello già acceso. Io per far veloce ne metterò 3 o 4, adesso vedo un attimino. Altrimenti anche un paio vanno più che bene. Oh, santo cielo, sotto. Vabbè, è andato sotto, quello là non lo recupererò mai più. Non avevo nemmeno aperto l'area secondaria. Ecco, in questo modo cosa succede? Vedete che lentamente, giustamente, stanno partendo e si accenderanno anche i legnetti. Allora, in questo modo andremmo a velocizzare il principio della depressione, che non è nient'altro il fatto di permettere alla canna fumaria di scaldarsi prima, facendo un'accensione dall'alto. Nel momento che è calda, quindi l'aria più velocemente salirà, avremo un'accensione più omogenea, la stufa consumerà di meno, perché non è come quando si accende da sotto, e è consigliato ultimamente in tutti i manuali delle stufe c'è scritto che riportano la famosa accensione dall'alto.
e si ha una combustione molto più pulita. Adesso vedete che piano piano sta partendo. Ricordatevi di avere sempre tutti i registri aperti, altrimenti vi troverete sommersi dal fumo. Ecco, vediamo che lentamente sta partendo l'accensione, che stiamo parlando alla fine di qualche minuto. Vediamo anche un attimino come il fumo sta salendo dal buchetto. Togliamo il flash. Ok, adesso è arrivato il momento di chiudere il vetro prima che inizi a schizzare fuori. Ora sono passati circa minuto più, minuto meno, 15 minuti e vediamo che lentamente io ho appena chiuso i registri, perché solitamente dopo 10-12 minuti chiudo tutti i registri una volta che si è avviata, quindi il fuoco, diciamo, e la combustione sarà più lenta. Vedete? E anche si vede il registro là dietro chiuso, anche questo chiuso, anche di qua, vediamo, questo è chiuso e la leva è chiusa. Ok, vedete come sta partendo molto bene anche i primi pezzi, giustamente dall'alto è anche più duratura, mentre da sotto per convenzione è più facile e più veloce la combustione. Dato che ci sono, facciamo anche un po' di pubblicità agli orologi Antecini, altrimenti qua, come si dice a Verona, maemo fora tutto.
il nostro bel tubo. Oppa! Eccoci qua. Andiamo piano piano, giustamente qualche pezzo è caduto, con tutti i registri sempre chiusi. Vediamo se gli diamo, apro un pochino il registro, eccolo qui. Ah, guarda come si ravviva il fuoco. Uno spettacolo quando si ravviva così. Vedete anche la parte di sotto che prima, quella nell'angolo a sinistra, si ravviva, sì, c'è poco da fare. Giustamente aumentiamo il consumo, perché avendo i registri aperti, questo è solo della primaria, del fronte stufa, mentre se vedete anche lo sportellino dietro della secondaria, quello rimane chiuso. Richiudiamolo, vediamo come si addolcisce, mettiamola così. Nuovamente vado avanti a fare spezzoni di video, dopo incolliamo tutto uno vicino all'altro. E adesso ho spostato un attimino un paio di pezzetti che sono caduti, sempre con tutti i registri chiusi, e si sta iniziando a sentire un bel caldino. Ecco, non ho voluto, appoggio il bicchiere, non ho voluto pomparla riempiendola tutta, perché anche questa stufa ci stanno pezzi da 60 centimetri dal lato al lato. Vediamo che c'è il riflesso comunque da un lato all'altro, ci stanno fino a pezzature di 60 centimetri che sono veramente abnormi. Io sono sempre per la gradualità, perché è una stufa, non è mica il treno a vapore che si buttavano badilate di carbone, o no? Quindi deve fare le sue cose lentamente. Vediamo già le braccia, perché questa legna acquistata qua da un mio amico, che è legno di melo molto stagionato, un paio d'anni. Vediamo già che bellissime braccia che sta facendo, che queste qua, se mi mettessi nel laboratorio, già così muovendole un pochino, dopo mezz'ora si hanno le braccia per fare una bellissima bisteccona. Guarda, guarda che spettacolo. Eccoci qua nuovamente con tutti questi piccoli video. Giustamente non posso stare qua un'ora col telefono in mano. Questa è la situazione dopo un'ora di accensione. Vedete? Ci sono delle belle braccia, i pezzi sotto, i pezzettini sopra. Gli diamo un colpettino che mi piace un sacco di aria primaria. 1, 2, 3, vediamo subito. Oh, che scotta, santo Dio. Aspetta, eccola. Oh, guardate, guardate come si ravviva. Ah. Guardate come danzano queste fiamme. Sto un po' distante perché il calore inizia molto a percepirsi. E giustamente non ho voluto, come ho detto di premessa all'inizio, caricarla in maniera da sciocco, ma molto delicatamente, come vanno trattate le donne, i preliminari, con calma e soft. Guardate la fiamma quella dietro come danza. Ah, abbassiamo, oh, santo Dio, abbassiamo, eccola, che ritorna piano piano alla sua normalità. Ogni tanto dagli un po' di ossigeno, ravviva. Guardate che spettacolo. Dopo io sono un po' di parte, perché il fuoco lo bramo, è una cosa meravigliosa.
Dai, su va, su via, su via, su via, su via, gli diamo l'ultimo colpetto. Ah, che spettacolo. Così almeno possiamo chiudere il video in bellezza. Ok, ringrazio tutti quanti per la visione. Che vi posso dire? Vi auguro un bel inverno ai fortunati possessori di una stufa a legna, qualsiasi essa sia, non importa, l'importante è che per chi, mettiamola così, che ha quel fascino dell'amante proibita, è una cosa unica, unica. Guardate che spettacolo. Ah, ciao a tutti e tantissime care cose. Un abbraccio.